Salve a tutti, benvenuti a questa terza lezione sull'improvvisazione col basso elettrico. Abbiamo parlato nelle precedenti lezioni delle riteggiature, degli arpeggi possibili e delle possibili varianti sul ritmo, grazie alle quali possiamo, applicare queste informazioni sugli accordi. A questo punto ci preoccuperemo di applicare le cose che abbiamo imparato nei due precedenti video, se avete studiato, di applicarle, dicevo, all'interno della struttura del blues, una struttura che ho un po' semplificato e che troverete scritta nella descrizione del video, di questo stesso video. Nel frattempo vi invito a iscrivervi a questo canale per non perdere le prossime lezioni, se ne avete voglia o pensate vi possa essere utile, e a cliccare sulla campanella per avere gli aggiornamenti in tempo reale di queste lezioni e delle future pubblicazioni. Quindi andiamo a noi. Avevamo visto l'arpeggio di do settima nell'ultima lezione, do, mi, sol, si bemolle, e lo avevamo posizionato nel tempo, preoccupandoci di suonarlo prima in battere, quindi 1, 2, 3, 4, poi sul levare dell'1, 1, 2, 3, 4, 1, poi sul battere del 2 sarebbe 1, 2, 3, 4, 1, poi sul levare del 2, 1, 2, 3, 4, 1. Ovviamente è possibile andare oltre, quindi sbattere del 3, il levare del 3 e così via, ma avevamo detto che questi accenti possono essere anche, in questo caso sono acefali, ovvero sul battere della battuta c'è una pausa, contrariamente, dicevamo, all'accento tetico in cui l'accento, la nota, la frase inizia a imbattere, ma è possibile un terzo tipo di accento, l'accento anacrusico, che invece prevede che la frase cominci prima del battere, ad esempio sul levare del 4, tipo 1, 2, 3, 4, o sul battere del 4, 1, 2, 3, e così via, procedendo a ritroso. Quindi sarebbe bene applicare questi arpeggi in tutte le varie posizioni ritmiche, ma è possibile fare questa cosa anche all'interno di una struttura blues un po' semplificata. L'ho scritta appositamente perché abbiate un solo accordo per battuta, in modo da non dovervi preoccupare, diciamo, di implicazioni armoniche, ma di preoccuparvi solo del ritmo e ovviamente delle riteggiature. Quindi il primo accordo della struttura del blues è nel blues in fa, in tonalità di fa, e fa settima, quindi l'arpeggio consta delle note fa, la, do, mi bemolle. Questa è la posizione, diciamo, più semplice, ma noi sappiamo che è possibile utilizzare la posizione in cui si parte con l'1 e la posizione in cui si parte col 4. Chiaramente ognuna di queste ci permetterà di volta in volta di semplificare l'arpeggio seguente. Ad esempio il secondo accordo è si bemolle settima, e se lo pensiamo così, forse è il caso di suonare la prima riteggiatura, quella del fa, con il 4, per avere già un dito disponibile per suonare si bemolle qui. Dopodiché c'è do minore, che è possibile suonare sempre col 4. E di nuovo fa settima, poi c'è si bemolle, poi c'è si diminuito, poi c'è la minore, re settima con l'1, dopodiché c'è sol minore, che possiamo prendere sempre con l'1, il do settima col 4, e poi di nuovo fa settima. E di nuovo do settima. A questo punto potremmo anche pensare di
cominciare con un'altra diteggiatura, quindi con l'1 e fare Fa, e poi Si bemolle, poi c'è Do minore, Fa settima, poi c'è Si bemolle, poi c'è Si diminuito, e poi c'è La minore, Re settima, oppure se vogliamo La minore, Re settima, Sol minore, Do settima, Fa, Do. Ok? Proviamo a sentire come suona. 1, 2, 3, 4. Proviamo con l'1, Si bemolle, Do minore, Fa settima, Si bemolle settima, Si diminuito, La minore, Re settima, Sol minore, Do settima, Fa, Do settima. Ovviamente avete visto che in alcuni casi, in cui ho pensato leggermente in ritardo, ho preferito suonare in levare sul primo movimento. A questo punto però può essere utile in realtà provare direttamente a esercitarsi collegando gli accordi, o meglio suonando gli accordi, non ancora collegandoli, suonando il levare sul primo quarto. Quindi Re settima, Sol minore, Do, Fa, Do. Adesso sul battere del 2. E così via. Ok? E così via ci si può esercitare spostandosi sempre all'interno della battuta. Un'altra cosa possibile, ovviamente, dicevamo prima, è l'accento anacrusico, quindi cominciare sul levare del 4. Quindi 1, 2, 3, 4. Vedete come il senso di quello che sto suonando cambia completamente, nonostante le note siano esattamente le stesse. Certo, le diteggiature a volte le ho cambiate, ma niente che non dovrebbe essere già di vostra conoscenza. Quindi spostarsi sul tempo, spostare il nostro fraseggio all'interno della battuta in differenti posizioni ritmiche rende in realtà più interessante, più inatteso, meno ovvio quello che suoniamo. Ma ovviamente io sto suonando tutto per moto ascendente, quindi Fa settima, Si bemolle, ma si potrebbe fare il contrario, quindi e poi, oppure alternarli, alternare il moto ascendente con il moto discendente, quindi Fa settima ascendente, Si
Si bemolle settima discendente, Do minore ascendente, Fa settima discendente, Si bemolle ascendente, Si diminuito discendente, La minore ascendente, Re settima discendente, Sol minore ascendente, Do settima discendente, Fa ascendente, Do discendente. Scusatemi. Ok? Ovviamente si può fare il contrario, ovvero Fa settima discendente, Do, Si bemolle settima ascendente e così via. Quindi Fa, Si bemolle, Do minore settima, Fa settima, Si bemolle settima, Si diminuito, La minore, Re settima, Sol minore, Do settima, Fa, Do settima. Tutto questo ovviamente può essere spostato sul tempo all'interno della battuta, e quindi sul levare o sul battere, e quindi suonare, che ne so, Fa settima, 1. E così via, cioè cominciare a, a esercitare un certo libero arbitrio sulla posizione all'interno della battuta in cui noi suoniamo gli arpeggi, ma anche i rivolti degli arpeggi. Ovvero, se io suono Fa, non è detto che la prima nota debba essere per forza Fa. Quindi potrei suonare, oppure buttare la fondamentale, l'ottava sopra, e suonare il primo rivolto, ovvero un arpeggio di Fa che parte da La. A questo punto la nota più vicina dell'accordo seguente sarà o il Si bemolle, l'accordo seguente che è Si bemolle settima, o il La bemolle. Quindi nel momento in cui dovessi suonare l'arpeggio di Fa in primo rivolto e l'arpeggio di Si bemolle in posizione fondamentale, avrei delle note in comune e delle note vicine che posso cercare di sfruttare. Tenete presente un concetto molto semplice. Quando gli accordi saltano per intervalli di quarta, ed è questo il caso, Fa settima che risolve su Si bemolle, la fondamentale dell'accordo, nel nostro caso il Fa, risolve, se possiamo usare questo termine, sulla quinta dell'accordo seguente. La quinta del Si bemolle è appunto il Fa. E viceversa, la quinta del Fa, che è il Do, risolve sulla fondamentale, cioè il Si bemolle. Lo stesso rapporto c'è fra la terza e la settima dell'accordo. La terza del Fa, cioè il La, risolve sulla settima del Si bemolle e viceversa. Quindi la terza di Fa, La, potrebbe andare a finire sulla bemolle. Così come la settima, si sentirebbe questo, quindi Fa, mentre invece la settima del Fa, il Mi bemolle, risolverebbe sulla terza del Si bemolle. E sentite che l'armonia diventa abbastanza chiara. Quindi se io suono l'arpeggio di Fa per moto discendente, partendo dal Fa, atterrerei sulla settima del Si bemolle. Oppure, chiaramente, se io suono La bemolle, Si bemolle, Re, Fa, ovvero l'arpeggio di Si bemolle, partendo dalla settima, avrei questo suono. Dopodiché la nota più vicina a questo Fa con cui ho concluso
e il Mi bemolle, terza di Do minore e Fa settima. Quindi verrebbe fuori una cosa del genere. Ve la suono con gli accordi, se me la ricordo. Ok? Comincia a sembrare un solo, ovvero un fraseggio di senso compiuto. Tutto questo possiamo però suonarlo anche spostandoci sul tempo, non necessariamente in battere. Quindi se io cominciassi sul secondo quarto della battuta o sul levare del secondo quarto, la prima frase, quindi one, two, anzi scusate, ho iniziato sul terzo, comincio sul levare del 2, one, two, già l'atterraggio sul La bemolle potrebbe essere anacrusico rispetto all'accordo che viene dopo e quindi diventerebbe, quindi one, two, qualcosa del genere. Proviamo a suonarlo. One, two, one, two, three, four. Ne ho dato un'interpretazione abbastanza libera dal punto di vista ritmico, ma avete fatto caso che le note sono esattamente le stesse, la loro dislocazione nel tempo invece cambia e quindi proviamo a fare un chorus intero solo con le note dell'arpeggio. Ok? Spero che vi sia ovvio, che vi sia chiaro ormai dove stiamo andando a parare. E, ovviamente, diciamo, il processo non è così veloce per imparare a improvvisare con i chord tones, ma secondo me siamo già a buon punto ed è possibile quindi studiare gli arpeggi con le giuste diteggiature, studiarne il ritmo, quindi la dislocazione all'interno della misura, e poi iniziare ad applicarli su una struttura semplice come il blues, dapprima imbattere, poi spostandovi all'interno della battuta e poi alternando moto ascendente e moto discendente e variando il tempo anche nelle varie posizioni di rivolto possibile per avere una visione un po' più elastica dei collegamenti tra le note vicine. Di questo magari poi potremo parlare, dei collegamenti, potremo parlare in una lezione apposta se qualcuno ne farà richiesta. E quindi detto ciò vi saluto, spero che abbiate trovato utile questo materiale e niente, ci vediamo alla prossima pillola.
di improvvisazione sul basso. Arrivederci.